storia dei materiali compositi è molto più interessante, affascinante e romantica di quanto molti di noi possano immaginare. Quello che faremo oggi è farvela raccontare dai suoi assoluti protagonisti, dai pionieri di questa tecnologia che oltre 30 anni fa hanno inventato, immaginato e previsto il futuro dell'automobile sportiva. Quando ero un ragazzo, tipo 14-15 anni, ho cominciato a vedere le prime cose che si facevano in Argentina con la vetroresina ed era incredibile vedere le forme che si riuscivano a tirare fuori. Perciò già anche questa macchina aveva questa carrozzeria fatta in vetroresina e i modelli per poter fare questa carrozzeria erano relativamente semplici perché legno, gesso, lamiera, insomma anche mescolavi tutto e poi lo stampo era relativamente anche semplice da costruire con la stessa vetroresina. La carrozzeria si faceva nel modenese, ma non solo, si faceva battendo la lamiera a mano. C'erano degli artigiani fantastici che battevano proprio col martello e riuscivano a piegarla, a modurarlo e avevano poi delle dime di acciaio o di legno per cercare di riprodurre, però non c'era una macchina uguale all'altra. Era un momento in cui il prodotto era realizzato in un mondo classico, un mondo veramente artigianale, dove il prodotto partiva rappresentando quello che era l'eccellenza dei metalli, quindi carrozzeria in alluminio, telaio in acciaio, e tutto veniva plasmato da queste persone che erano veramente uniche a quel periodo, perché le tecnologie che conosciamo oggi erano impensabili poterle avere a disposizione a quel tempo. Però diminuivano le persone capaci di fare quel lavoro e c'era anche la necessità di fare qualcosa di meno costoso. Il problema ce lo siamo posti noi quando abbiamo fatto la nostra prima vettura SP10 e abbiamo pensato di fare la carrozzeria vetroresina, perché già in quel periodo, se io fino ad allora avevo sempre lavorato con carrozzerie fatte di battitura, qui vicino a Reggio Emilia, anzi fra Parma e Reggio Sant'Ilario d'Enza, c'era un'azienda che faceva la vetroresina, non le scocche ma le carrozzerie in vetroresina. E lì noi siamo andati proprio da lui per cercare per farci insegnare come fare le carrozzerie. E abbiamo continuato per molto tempo a fare le carrozzerie in vetroresina, quindi la prima applicazione è stata per fare le carrozzerie delle nostre vetture. A quei tempi, ai tempi della Countach, le macchine erano fatte prevalentemente con un telaio, un traliccio fatto in tubi e una carrozzeria d'alluminio. Ogni macchina che entrava anche in linea recepiva quello che io chiamavo gong, perché la martellata che veniva data all'ingresso della lastratura sembrava quasi una celebrazione del veicolo che entrava proprio nella sua nascita, no? E anche se tu rimanevi magari vicino agli uffici a distanza di 4 capannoni, sentivi questa martellata quando entrava la vettura. La vetroresina veniva utilizzata in alcune parti degli interni, magari per fare i paraurti, però in realtà non veniva adoperata molto. Successivamente abbiamo capito che anche a quei tempi, anche negli Stati Uniti, la Chaparral, che era quel gruppo di tecnici che facevano anche competizioni per cercare di aiutare la GM nella comprensione della dinamica del veicolo, avevano già fatto un telaio della loro Chaparral in vetroresina. Allora si parlava di vetroresina. L'evento dei materiali compositi e questa, opportunità è stata così molto interessante. Yes, I would say composites and carbon fiber, especially in low volume production, means you can have shapes that are not possible to stamp out of metal, shapes that roll in on itself and have negative, what we call draft angles and so on. So this is extremely beneficial for aerodynamic purposes. You can make the car look very good, but at the same time
be very efficient from an aerodynamic perspective. On top of that, of course, carbon fiber makes the car light. So from a performance perspective, to have good aerodynamics, a low weight, and then a strong construction, all works towards performance. Giulio Alfieri è stata la persona che ha avuto la visione del materiale composito. Non lo si vedeva tanto in azienda, però quando veniva te lo ricordavi per il mese successivo. Mi ricordo un esempio, il momento in cui lui, dopo aver guidato la direzione tecnica, passò alla direzione sportiva per il motore della offshore che a quel tempo correva nell'ambito delle competizioni nautiche. Ci fu un problema di una rottura del motore in una gara e lui si presentò il lunedì in lastratura dove c'era il migliore esperto di saldatura dei metalli. Mi trovavo proprio di fianco loro, in quel momento lui portò una borsina di nylon con dentro dei segmenti e dei fili che sembravano di ottone. In realtà spiegò che era filo d'oro e invocò a Magnoni di non sprecare il materiale perché era oro vero, quindi non era oro, diciamo, farlocco. E in quel momento io non capii perché fece saldare i segmenti con questo metallo, chiamiamolo. Ma in realtà il motore non si ruppe, vinse la gara. Mi ricordo che una volta provando la F1 De Tomaso in Inghilterra con Frank Williams c'erano già, abbiamo visto una, credo fosse una McLaren, con una parte di carrozzeria in vetroresina rinforzata però da cordoncini di carbonio che irrobustivano la vetroresina. Poi quando abbiamo cominciato la nostra formazione l'abbiamo fatta con di alluminio chiodato, come era la tecnologia anche delle Formula 1, ma qualcuno cominciava già in Inghilterra a fare delle carrozzerie in fibra di carbonio che aveva delle resistenze molto più grandi. Well, the first composite I was aware of was in 1966, I think it was, where a chap called Costin designed a plywood monocoque Formula 2 car, a bonded plywood, and of course plywood is composite. It's nature's composite, if you like. And that was the first time I was aware of it. But then I think the first application of any composites in a racing car was us at Brabham in 1974, where I made a composite rear wing instead of aluminium. And we ran those for years at Brabham before people discovered we were using composites. The second application was also me, which was carbon fiber brakes in 1976. And I'd read the story that Concorde had these composite brakes. And I went to see the people that made Concorde's brakes, and I adapted the system for a racing car. And things were catching fire all over the place and falling to pieces in the first year, and people laughed at us. But after we got them to work, we had a 6-year advantage before everybody caught up. So that was the first real application of carbon fiber. And then the second application of carbon fiber was in 1978. I had been looking at carbon fiber as a material and decided that was the way forward. So on the Brabham Alpha BT48, I introduced carbon into the monocoque. That was the first use of carbon fiber in a chassis in a car, 3 years before McLaren made their monocoque. And subsequent years we used more and more carbon, 78, 79, 80, 81, we used more and more carbon in the chassis. So those are that's my chronological memory of composites in Formula 1. E abbiamo pensato a come, oltre a fare la carrozzeria, sempre ovviamente in vetroresina, a come a fare anche il telaio in carbonio. E nessuno lo faceva per vetture, chiamiamole commerciali, vetture che erano vendute ai clienti, il telaio in carbonio. Mi aveva aiutato Harvey Poster, che in quel tempo era in Ferrari, conosceva bene il problema e ci siamo riusciti, siamo i primi a fare i telai di vetture commerciali in carbonio, l'abbiamo fatto col Formula 3. All'inizio ci dicevano che eravamo matti, però in fin dei conti non spendevamo più degli altri e ha anche funzionato bene. Adesso meno male che siamo partiti in quella direzione in quel momento lì. La mia generazione di piloti è stato proprio completamente legato al materiale composito, perché hanno cominciato i tecnici a usare il materiale per avere delle macchine più robuste, ma anche più leggere. C'era una grande competizione sul peso ai miei tempi. Con molti dubbi, con molte apprendimento strada facendo, con delle conoscenze modeste, ma meno male che abbiamo cominciato. La prima volta che mi hanno messo dei braccetti di sospensione di carbonio ho detto, avevo un po' paura che non tenessi, è andato ovviamente molto molto bene, tutt'oggi sono sulle macchine. Ho avuto questa grande fortuna di poter vedere il cambiamento di tecnologia proprio nel mondo del motorsport con i materiali compositi.
Il primo reparto compositi a Sant'Agata Bolognese fu avviato nel 1983, grazie all'arrivo da Seattle delle conoscenze sviluppate sui primi componenti in fibra di carbonio e Kevlar del Boeing 767. Giulio Alfieri è stato quello che a quel tempo ha avuto la visione di voler introdurre nuove tecnologie e portare queste prime applicazioni del composito sul veicolo. La cosa che ha fatto è stata molto semplicemente quello di inserire un annuncio sul resto del Carlino cercando un ingegnere che avesse esperienza nel materiale composito. Da lontano l'ingegnere Vizzini, che si trovava negli Stati Uniti, lesse questo annuncio, cercasi un ingegnere con expertise legate al mondo aerospazio in Lamborghini Automobili. Quindi le prime applicazioni che Lamborghini Automobili ha cercato di introdurre su questo prodotto veramente unico, quasi leonardesco, perché sembrava quasi di vedere un dipinto della Gioconda, mancasse quello che io chiamo la cornice, no? È stato creato il primo reparto compositi Lamborghini grazie a questa expertise di Rosario Vizzini che proveniva dalla Boeing e ha dato modo all'azienda di poter cominciare i primi sviluppi e soprattutto sviluppi preliminari di un primo telaio in fibra di carbonio che a quel tempo era quasi impensabile poterlo sviluppare in una realtà in cui l'azienda era molto artigianale come prima vi ho descritto. Quando Lamborghini decise di fare la Countach Evoluzione, che è stata poi il primo progetto di una macchina stradale con il telaio, con la vasca e materiali compositi, è stata una grande sfida. Eravamo nel momento in cui stavamo sviluppando appunto la versione 4 valvole e si necessitava proprio l'introduzione non solo della tecnologia ma anche quella di un design che potesse essere accattivante, cercando di non disturbare quello che era la linea inequivocabile della Countach di quel tempo. Quello che ho visto per la passione per la carrozzeria e anche come designer è che lavorando forse si poteva anche arrivare a fare anche le carrozzerie con questa tecnologia. Per piccole produzioni poteva essere una strada interessante poiché gli investimenti erano sicuramente più ridotti, il costo del particolare più alto ma l'investimento più piccolo. Arrivammo a completare questo primo telaio e i primi componenti con la tecnologia dei materiali compositi basati sulla fibra di carbonio e tecnologie che erano prettamente legate al mondo aerospace di quel tempo perché le lavorazioni venivano fatte in Lamborghini appunto con il preimpregnato e la cottura in forno. Il primo componente che abbiamo introdotto in produzione è stato il cofano motore e il cofano anteriore. E in questa fase è stata molto bella perché abbiamo creato delle opportunità e soprattutto abbiamo cercato di sviluppare tecnologie che si avvicinassero sempre di più ai requisiti qualitativi che l'alluminio già offriva. Certo che ai tempi l'utilizzo era prevalentemente per parte strutturali, ovvero l'aeronautica utilizzava questo, si facevano le prime macchine di Formula 1 con questa tecnologia, ma era, ripeto, concentrata sulle parti strutturali. Well, the main challenges I had introducing carbon fiber into racing cars was that nobody had done it before. It had been on aircraft before that, on jet fighters. In certain areas on fighters they used carbon as a structural material. So the brakes, for example, because nobody had done it on cars before, we went through a year of absolute hell with, they run at 1,000 degrees centigrade, so everything that was near the car was catching fire, and it was melting the grease and the wheel bearings, and we had to develop special brakes, special pistons, special cooling. So I went through a very steep learning curve. And then when I introduced carbon into the monocoque, we had a low-speed crash with Nelson Piquet at Monaco, and I didn't like the way the carbon failed. So we stopped development on that for a little while until we did a full-size Formula One crash test to see how the material behaved under controlled crash conditions. So it was a very steep learning curve. And because we couldn't afford an autoclave, which is the big oven that you cook the carbon in, I had one made by a ship's boiler firm. And we built our own ovens for curing the carbon. So it wasn't just a steep learning curve for the actual materials and their introduction into as a structural component into the car. It was actually how you make the stuff
So we developed all that ourselves in-house. Prima macchina fatta, andiamo a provare in pista, molta apprensione. Ovviamente la cosa della quale non eravamo assolutamente al corrente, che non sapevamo come si poteva fare, era come facciamo a ripararlo. Il telaio in alluminio lo sapevamo, lo schiodavamo, lo raddrizzavamo, mettevamo il pezzo, incollavamo, inchiodavamo, sapevamo come funzionava, ci eravamo abituati. Che cosa succede qui? E non avevamo la minima idea. Andiamo a provare in pista e dopo un po' di tempo un incidente grosso, il telaio con un buco così, ero terrorizzato, dico, ma dove andiamo? Già partiti, già detto vendiamo le macchine, vi vendiamo le macchine con telaio in carbonio. Che cosa succede? Dovevamo imparare come fare a ripararli. Fortunatamente poi un problema di questo genere è abbastanza insolito, anche incredibilmente insolito, mai che ti capiti la prima volta che vai, quella volta ci è capitato la prima volta. Che siamo andati in pista, siamo stati costretti a capire, a imparare e abbiamo visto, oggi sappiamo che è certamente incredibilmente più facile riparare un telaio in carbonio di un telaio in lamiera, perché almeno il telaio in carbonio si rompe un pezzo ma tutto il resto rimane inalterato, non devi toccarlo, devi solo riparare quel pezzo che si è rotto, mentre invece se un telaio d'alluminio prendeva una botta si distorceva tutto, qui è un'altra. Insomma, oggi non ci poniamo nemmeno il problema, se si rompe lo ripariamo, se è riparabile, se no, ma è routine. Allora, quando è capitato, Madonna, in che guaio ci siamo cacciati, invece no, meno male che l'abbiamo fatto. Abbiamo visto, dopo aver fatto questa vintage evoluzione, è che i materiali presenti sul mercato in quel periodo lì, perciò i tessuti preimpregnati e i materiali anche per modelli, stampi, i materiali erano estremamente difficili da lavorare, perciò molto difficile ricavare a costi accettabili forme di carrozzeria, perché veramente ti sembrava di lavorare un cartone, no? Avevi in mano insomma materiali poco drapabili e non c'era ai tempi una cultura per quanto riguardava i modelli, gli stampi, ed è questo un punto dove ci siamo focalizzati molto. E con Orazio, che in quel periodo ha collaborato con noi e ci ha aiutato veramente tanto per creare delle nuove soluzioni, nuove opportunità, avevamo creato delle opzionali sul veicolo ed erano dei brancardi che rappresentavano in quel momento un po' le minigonne, no, della Formula 1, e avevamo i clienti che quando ci visitavano volevano vedere questi componenti opzionali fatti in composito ed erano altamente attratti perché a quel tempo, se vi ricordate, negli anni 80 è stato esattamente il periodo in cui la Formula 1 cominciò anche lei a introdurre i materiali compositi per le prime monoscocche in fibra di carbonio. The first introduction of carbon into a monocoque was us at Brabham. In 1978, the Brabham Alpha V12, BT48. And I'd seen this material. My colleague and the only other designer working with me, David North, knew a lot about aerospace, and he brought magazines in, and we saw this material that was being used in jet fighters. And we thought, well, we could use that in a car. It's much stiffer than aluminium, so we could use that in a car. But we didn't want the manufacturing, the people outside who made the stuff, to know what we were doing. So we built our own autoclave and our own ovens for a fraction of the price of buying one. And we started introducing carbon into the chassis in 1978. And then 79 we had more, 80, 81 we had the first carbon rollover bar, for example. And then McLaren decided to do a car that was 80% carbon with John Barnard. And then the first all-carbon car was a team called ATS with a designer called Gustav Brunner. He bit the final bullet and did the whole chassis in carbon. Whereas the McLaren one was a hybrid and ours was a hybrid with just some carbon and some aluminium. A quei tempi la nostra conoscenza era incredibilmente modesta, avevamo qualche infarinatura, c'era un fornitore che ci dava delle indicazioni, ma non è che avessimo la conoscenza che abbiamo adesso. C'è stato un briciolo di incoscienza, ci siamo lanciati, ecco, però vista oggi è stato il momento in cui ci siamo distaccati dagli inglesi. Gli inglesi hanno continuato a insistere a fare le automobili, chiamiamo commerciali, non è che in Inghilterra non sapessero fare, le Formula 1 le facevano già così, ma le vetture da vendere, le varie alte marce tentavano di continuare, Oreina da fare le macchine con telai d'alluminio. Meno male che ci siamo arrivati prima noi, perché se avessimo dovuto inseguire sarebbe stato molto più dura. Quello secondo me, a posteriori, ho capito che gli abbiamo fatto una scelta importante.
Non dimentico a quel tempo che Dallara aveva la prima galleria del vento a livello proprio, direi, non solo nazionale ma anche europeo. E in ultimo ricordo un video di Dallara recente, di circa un paio di anni fa, dove esprime proprio questo suo segno, no, nei nostri confronti di Lamborghini Automobili e il suo trascorso, che dice: dovete sapere però tutti che come sa fare i compositi la Lamborghini Automobili non li sa fare nessuno. Quindi per me in quella frase ho rivisto quel periodo, ho rivisto tutto il nostro trascorso che abbiamo avuto nelle tecnologie e gli incontri con le persone. Quando è stato necessario comprare la prima autoclave, non c'erano in realtà tante aziende in Italia che facevano autoclave per i materiali compositi. Io sono andato ad una ditta, Magnabosco, che ai tempi faceva autoclavi per stampare il vetro laminato oppure per i pneumatici, perciò è stato bello affrontare con loro questo discorso. La mia idea era portarla in Lamborghini, ma giustamente non ti potevi portare un'attrezzatura che era tua all'interno della Lamborghini, perciò affittai un capanoncino lì a Sant'Agata per fare queste attività di ricerche. Già ai tempi producevamo all'interno, parlo della Lamborghini, avevamo creato un piccolo reparto compositi e già trasformavamo circa 2000 metri di preimpregnati, non era carbonio, era un vetro diciamo di buone caratteristiche ma non carbonio, e 2000 metri al mese di preimpregnato, fine metà degli anni 80, e quello che ho notato è che c'era un grande interesse di aziende prestigiose, la Civa, la Heineken, la BAF tedesca, c'era un grande interesse in quello che noi stavamo facendo. E avevamo questi clienti che venivano a vedere la loro vettura durante la realizzazione, e la cosa molto bella che accadde una volta era quella di aver visto questo cliente, mostrandogli la tecnologia del composito sulla vettura da questi brancardi fatti con Orazio, si chinò e raccolse il trucciolo della vettura che era in fase di lastratura e di assemblaggio. Tant'è che rimasi stupito perché in quel momento non capivo che lui in pratica stava raccogliendo parte del DNA della sua vettura. Era veramente straordinario vedere anche i clienti come erano appassionati verso un prodotto unico e artigianale, perché la vettura, come ho descritto prima, era veramente fatta a mano. Poi il fatto che la Lamborghini non ci credesse a questa tecnologia perché si era vista che la finitura superficiale, la verniciatura non era a livello di una carrozzeria in alluminio, e questo è vero, e già portava a pregiudizi sulla tecnologia in generale. Personalmente pensavo che non fosse così. C'eravamo io e Orazio, eravamo in due, e a quel tempo veramente stavamo sognando l'impossibile per la Lamborghini Automobili. Il suo primo investimento che ha fatto personalmente in questo ambito per aiutarci a portare avanti questa missione era l'acquisto della sua prima autoclave. Dovevamo completare il veicolo e metterlo in strada in pochi mesi per poterlo presentare, perché faceva parte di un progetto europeo sin da quel tempo, e dovevamo mostrare il veicolo funzionante in strada con tutte le sue, diciamo, circostanze necessarie. Oggi noi abbiamo 3 autoclavi di ultima generazione e quello che si è evoluto è tutta la parte di gestione, no? Perciò tutta la parte di processo si è evoluta tantissimo. C'erano dei momenti in cui, pensando a quello che è oggi, no, la vita nelle regole aziendali eccetera, allora non esistevano, quindi era esattamente circa le 2:30, 3 di mattina, con Orazio eravamo al lavoro per montare questa vettura e a un certo punto ci siamo trovati di spalle un tubo metallico appoggiato alla testa, tant'è che sorpreso mi spaventai al punto che caddi, diciamo, in avanti. Sostanzialmente, dopo avermi detto alto le mani, chi va là, mi girai e riscontrai che era in pratica il vigilante della portineria che stava facendo la ronda e ci prese tutte e due al lavoro. Eravamo ovviamente gli unici 2 al lavoro in Lamborghini Automobili alle 3 di mattina. Noi siamo fortunati, nel motorsport e delle macchine ad alte prestazioni abbiamo tante persone valide che hanno sostituito nel modo migliore la capacità dei battitori di lamiera o di fare i prototipi a mano. L'azienda è stata fondata 40 anni fa
nel 79 da mio padre. Dopo un'esperienza in Germania, un'azienda che faceva macchine utensili, all'inizio si occupava di macchine a controllo numerico, 3 assi, per la rifilatura e fresatura di materiali plastici. Ricordo ancora quando tornava alla sera a casa e mi raccontava a cena cosa stava facendo. Io avevo 5-6 anni e mi raccontava che stava realizzando un robot. In quei tempi c'erano i primi cartoni animati giapponesi con i robot e io fantasticavo e raccontavo ai miei amici che mio padre stava facendo i robot. Quando un sabato mattina ero a casa da scuola mi ha portato a vedere questo robot in azienda. Io l'avevo idealizzato in modo un po' diverso. Mi immaginavo un robot che sparava razzi come qualsiasi bambino, che potesse sparare, che poteva anche giocare con me. E la prima volta che ho visto quello che stava realizzando e progettando mio padre, ho visto il primo prototipo, non nascondo che ci ero rimasto male, perché la mia aspettativa era completamente lontana, distanti anni luce con quello che mio padre stava realizzando. Era il primo prototipo di centro di lavoro 5 assi per la rifilatura dei materiali plastici. Da quelle esperienze, stiamo parlando del primo robot 5 assi, che è un centro di lavoro a controllo numerico, è stato realizzato nel 1986, le prime esperienze nei materiali compositi si sono realizzate nel 1990 nel campo militare. La macchina si occupava della fresatura a 5 assi di vetroresina e Kevlar per le jeep blindate dell'Iveco. È stata un'applicazione molto importante per noi perché ci ha portato in un mercato nuovo che era quello dei materiali compositi. Non era tutto pronto, quindi non esisteva, quindi ricordo tutti i componenti che comunque potevamo attingere dalla produzione, che rimanevano standard in questo veicolo, li recepimmo così com'erano, non avevamo avuto problemi di assemblaggio, ma tutta la parte nuova, faccio l'esempio della sospensione anteriore, perché dovete pensare che il monoscocca della Countach pesava 90 kg, quindi era niente rispetto a quello che era a quel tempo il peso della vettura totale e parziale del telaio fatto in acciaio, e quindi le molle anteriori non andavano bene e dovevamo capire cosa andasse rimesso a punto, tant'è che dissi a Orazio prima di montare: guarda Orazio che dobbiamo evidentemente rivedere le sospensioni, perché se rimontiamo quelle che abbiamo in produzione la macchina non rimarrà in assetto. Allora Pagani chiamò Marmiroli, gli chiese: guardi Luigi, ma come facciamo qua, il peso della vettura è differente, no, montate quelle e poi dopo vediamo che cosa ne possa uscire. Bene, montammo le sospensioni come erano, insomma è stata la prima volta che ho visto una Lamborghini in assetto stile shuttle, quasi missilistico, perché la vettura stava esattamente in questa posizione. Richiamammo Marmiroli per vedere la situazione, mostrargli la situazione come era, e da lì si convinse che era meglio ricalcolare, diciamo, il carico della molla anteriore per portare in assetto, diciamo, la vettura nella corretta posizione. La fibra di carbonio viene utilizzata per la prestazione perché contribuisce in maniera importante a ridurre il peso della macchina, ma in particolare ha migliorato di tanto la sicurezza che troviamo sulle macchine da competizione e adesso anche sulle supercar, perché ci permette di ridurre in maniera considerevole tutto quello che è l'impatto verso il pilota, che è il nostro elemento chiave. Il pilota deve ricevere anche delle decelerazioni che siano gestibili dal proprio fisico. Faccio un esempio molto semplice: anche se facessimo la monoscocca in fibra di carbonio più performante del mondo, che non si rompe, ma trasferisco tutta la decelerazione al pilota, il pilota morirebbe comunque, perché, tanto per darvi un'idea, noi subiamo incidenti dove ci sono fino a 200 G di decelerazione. A 22-23 G si rompono le ossa, a 36 G si spappolano gli organi interni. Quindi se io trasferissi tutta la decelerazione al pilota lo ucciderei. Quindi dobbiamo calcolare attraverso gli strumenti informatici come la deformazione e la rottura delle fibre di carbonio permettono la riduzione della decelerazione, guadagnando tempo in sostanza. E comunque quando la Countach Evoluzione andò in strada, a quel tempo ricordo che le prestazioni erano veramente impressionanti.
proprio perché il peso della vettura totale ne mostrava l'evidenza di 1190 kg. Ricordo che un cliente che comprò la Countach a quel tempo ci portò la stessa giornata che provammo il Countach Evoluzione la Porsche 959, e la Porsche 959 era carica di compositi su tutta la carrozzeria esterna, aveva addirittura i freni carboceramici, aveva le sospensioni autolivellanti, era un laboratorio tecnologico. E ricordo che questo cliente, quando vide la Countach Evoluzione, capì da subito che c'era qualcosa di straordinario in questo veicolo e che ne rappresentava esattamente un qualcosa di diverso rispetto alla 959, perché la 959 rappresentava l'industria, rappresentava già a quel tempo la possibilità di portare il composito a livello industriale, mentre noi eravamo proprio agli arbori e avevamo proprio questa purezza, no? Della Countach, che aveva appena sposato questi materiali compositi e che ne faceva la differenza, perché le prestazioni della Countach non erano inferiori alla 959. I've been involved in composites in racing cars since 1974 when I did the first composite rear wing, and then moved through carbon brakes and then structural carbon in 78. So I've been a composites person all my life, if you like, and I've always been sort of at the edge of the curve, pushing boundaries when it comes to development on structural composites. And I find them fascinating, you know, the strength to weight ratio they offer, and integrating them into primary structures, you know, and the benefits you get from that. So I obviously lived through all that in Formula One, and I thought it was about time somebody applied that technology to a road car. So the McLaren F1 was always going to be a full composite chassis and body from day one. And the technology in those days was absolutely directly Formula One. It wasn't modified or transformed in any single way. So the pre-preg materials we used, the type of carbon and the way we laid it up and designed it was absolutely 100% Formula One. Okay, so before I started designing the F1, I thought of what I should do is just benchmark stuff that was out there. So we begged borrowed cars, and they were the F40, the Bugatti EB110, a Jaguar XJ220, and a Porsche 959. And those were the cars that we benchmarked. So I had a day on the racetrack with them all, in the wet and the dry. And then I had a couple of days on the road driving them all. And none of them were what I wanted to do. But it was fantastic to drive them because, funnily enough, when you're trying to do an ultimate anything, in this case it was a sports car, you need to know not what to do as much as you know what to do. So it's almost more important to know what's bad about the cars. And they all had some funny traits, you know. If you take the Ferrari F40, that was a fantastic fun car on the track. I mean, it really, really was. It had one of the best steering systems I've ever felt on a motor car. Only second best to a Lotus Elan. But it was such a crude car. I mean, when you looked around it, it was just so badly put together. It was the opposite of what I wanted to do. And then the Bugatti EB110 was a strange thing, which never really saw the light of day. I think they only built a handful of them before they stopped. That was a sort of a hybrid chassis that had a bit of carbon and a bit of riveted aluminium, and it had a very complicated turbocharged power system. It was four-wheel drive. It was way too heavy, and I thought a bit ugly, and it was very dissatisfying to drive on the road with the turbo lag and stuff. It wasn't one of my favorite cars. The Jag XJ220 we just dismissed out of hand because it was a huge, heavy motor car with a little turbocharged engine in it, which is not where we were wanting to go. The Porsche 959 was a fantastic motor car to drive on the track. I mean, it really was, because although it was four-wheel drive, which normally wrecks the driving experience, it had a very little amount of the drive on the front wheels, so it still felt like a rear-wheel drive car. And in the wet in particular, it was very good. But again, as a motor car, it was really, if you dig down under a 959, it's a Porsche 911 in the middle with a fiberglass bit on the front and on the back, which again was just not where I wanted to go. So I distilled all that experience during the benchmarking and decided what I wanted to do, wrote down the do's and don'ts, if you like, before we did the F1. Eravamo un po' come dei marziani.
Insomma, i marziani all'interno di un quadro leonardesco stonavano. E rappresentavamo quello che era il mondo della plastica e quindi era quasi inaccettabile per quello che noi invece chiamavamo loro come metallari. Ci si sfidava tutti i giorni per trovare la soluzione giusta. Era bello anche lavorare in simbiosi con l'aerospace per il semplice motivo che quando mi diceva Masini adesso sviluppiamo questo componente con il materiale A, e il materiale A tu lo trovavi in una checklist nel frigo, perché i materiali venivano allocati appunto in cella frigo, di cui le 3 celle frigo avevano 3 nomi e gli unici nomi che potevano avere erano quelli del 747, il 767 e il 777. Quindi io sapevo benissimo quale frigo dovevo trovare il materiale per poter portare avanti lo sviluppo di quello che stavamo conducendo. E con grande sensibilità Orazio Pagani abbiamo cercato di portare all'attenzione del mondo un facelift che si chiamò 25° anniversario, dove l'applicazione dei materiali compositi cominciò a estendersi sulla carrozzeria esterna per mostrare la differenza tra quelli che erano i nostri competitors, a quel tempo era la Ferrari, quindi per noi la F40 rappresentava quello che poteva essere il nostro competitors principale, anche perché a quel tempo la Formula 1 la faceva da padrona la tecnologia del carbonio, quindi siamo riusciti a portare all'attenzione dei nostri vertici l'esigenza di acquistare un'autoclave per arrivare poi al modello successivo che si chiamò Diablo. Dalla prima esperienza nell'86 l'azienda ha seguito sempre con maggiore attenzione il mercato dei materiali compositi, perché all'inizio degli anni 90 i materiali compositi venivano utilizzati soprattutto nel campo militare, nel campo aeronautico e nel motorsport. Negli ultimi anni invece si è avuto un utilizzo molto importante non solo nei campi tradizionali di nicchia come il campo militare e il motorsport, ma ormai i materiali compositi si trovano in tantissime applicazioni, come quello automobilistico. Quindi la richiesta di impianti che potessero supportare questa crescita importante dell'utilizzo dei materiali compositi hanno portato la nostra azienda a sviluppare dei prodotti ad hoc per questo mercato. E oggi sono estremamente felice di vedere non solo le nostre macchine, no? Ma di vedere che questo sforzo è servito anche a una causa, perché oggi se pensiamo soltanto a Modena ci sono delle realtà nel mondo dei materiali compositi interessantissime, che hanno una grandissima tecnologia, pensiamo solo alla CPC. La CPC nasce nel 1959 e nasce come azienda prettamente artigianale. È un'azienda che lavora soprattutto nell'ambito della modelleria meccanica per modelli dedicati alle fonderie. Nel 1990 incontra dei nuovi soci che hanno delle idee completamente differenti e quindi cominciamo a lavorare sicuramente con i primi sistemi CAD bidimensionali, poi tridimensionali, ai quali si aggiungono le prime macchine a controllo numerico. A questo punto incominciamo a lavorare, sviluppare motori innovativi, per quanto si può dire sia nell'ambito del racing che nell'ambito stradale, sfruttando questi concetti tecnologici avveniristici. Questi dati portano il CPC a raccogliere quelle che sono delle soddisfazioni veramente notevoli, in quanto riusciamo a lavorare direttamente con case veramente di primissimo ordine, vale a dire soprattutto con Ferrari, dove lavoriamo sia nel settore racing che nel settore vetture da Gran Turismo, nello sviluppo dei nuovi motori. La stessa cosa facciamo con Lamborghini, la stessa cosa la facciamo con Ducati, la stessa cosa la facciamo con MV Agusta. Questo tipo di attività funziona bene, porta l'azienda sempre più a crescere. Il segreto è comunque quello di scoprire che cosa e quali saranno le necessità del cliente in futuro. L'ufficio tecnico della Belotti progetta e sviluppa centri di lavoro 5 assi per la fresatura dei materiali compositi. L'esperienza che in questi anni i nostri ingegneri, i nostri tecnici hanno acquisito dal contatto con gli uffici tecnici delle case automobilistiche nell'utilizzo dei materiali compositi viene trasferita anche ai clienti futuri, perché all'inizio degli anni 90 i clienti possibili in questi settori erano una ventina, adesso sono centinaia le aziende attive
nel mercato europeo che forniscono particolari in fibra di carbonio per il settore automobilistico. L'attività che sia in Lamborghini e poi con la Modena Design abbiamo portato avanti è stata appunto quella di fare sì che questi materiali diventassero molto più semplici da lavorare, più alla portata di tutti. E poi abbiamo creato i primi preimpregnati per fare gli stampi e i blocchi per fare i modelli. Cioè, in definitiva, quello che è stato un po' il nostro lavoro è industrializzare questa tecnologia. Cerchiamo di avere le attrezzature giuste per fare tante cose bene, le macchine utensili adeguate. Fai un pezzo rigido, almeno che sia lavorato nel modo giusto per applicare tutti gli altri componenti meccanici, sospensione, motore, sterzo, nel modo corretto. Quindi ormai anche lì abbiamo imparato a come farlo nel modo migliore. Sono attrezzature che sono onerose, però servono anche poi per fare gli stampi fatti bene, per fare i modelli fatti bene. Insomma, è una tecnologia che sembra semplice ma molto complessa sotto gli aspetti dell'applicazione. I nostri centri di lavoro 5 assi, che vengono progettati internamente e sviluppati internamente, vengono utilizzati dai nostri clienti sia per la fase di modellazione e fresatura dello stampo in alluminio o in resina epossidica, sia per la fresatura dei particolari in fibra di carbonio. È molto importante durante la trattativa tecnica, quindi gli incontri con l'ufficio tecnico del cliente, col nostro ufficio tecnico, definire bene quali sono le due famiglie. Se le famiglie delle parti strutturali dell'auto come il telaio o le famiglie della carrozzeria dei particolari interni, perché necessitano di soluzioni, quindi di proposte tecniche nostre completamente diverse. Quando si parla di telaio abbiamo bisogno di macchine estremamente precise e potenti, quando si parla di carrozzeria sono macchine che hanno bisogno di poca potenza e una precisione inferiore rispetto alle macchine proposte per le soluzioni del telaio. Nel 1993 sono arrivato alla conclusione che non c'era per la carrozzeria veramente un tessuto che fosse veramente facile da modellare, da vestire negli stampi. E lì sono partito a studiare, proprio a disegnare un tessuto appositamente e a studiare contemporaneamente un sistema di resina, perché i primi mescugli di resina le facevamo in casa, dopodiché andavamo da chi lo faceva di mestiere. Però diciamo, dopo aver fatto degli esperimenti con delle prove piccole che ancora le conservo tutte, ho comprato in Giappone alla Toray dei filamenti di carbonio, che è stata un'impresa per me poter far arrivare questo materiale dal Giappone. Lo fece tessere a Como, creando un grande problema a chi ha fatto la tessitura, perché loro facevano dei tessuti industriali, però non avevano mai lavorato la fibra di carbonio. Perciò questo polvisco del carbonio le è andato a bloccare l'elettronica delle macchine per fare tessitura. Il materiale composito, quando viene lavorato, è un materiale molto polveroso. Tutte le aziende automobilistiche e i maggiori player nel settore automobilistico hanno a cuore l'ambiente di lavoro, quindi chiedono che le nostre macchine abbiano dei sistemi che impediscono la fuoriuscita di polvere durante la lavorazione. Quindi le macchine vengono fornite con cabine integrali, con sistemi di aspirazioni polveri, con vasche aspirazioni polveri. Questo è fondamentale per salvaguardare l'ambiente di lavoro del cliente. Con questo tessuto in mano sono andato in Spagna e l'ho fatto impregnare. In questo modo siamo riusciti a tenere tutto il processo separato, perciò nessuno sapeva bene come abbiamo fatto le cose. I primi materiali sono venuti fuori, il primo preimpregnato, il primo pezzo, che è là sopra il cofano, quello della sonda che è là sopra, è stato fatto nel 1994 e grazie a quel cofano lì, alla qualità che aveva, alle dimensioni, al peso, siamo riusciti a prendere poi la commessa della Renault Next, che è stata una macchina ibrida fatta dalla Renault, tutta in carbonio, con telaio in parte era metallico, però tutto il resto era carbonio, e noi ci siamo occupati di fare quello. Comunque questa è stata un'esperienza interessante, perché ancora quel cofano, dopo 25 anni o di più, è ancora perfetto
e siamo riusciti a ottenere in quegli anni lì la classe A come finitura superficiale, che era un grande dilemma nel mondo dei compositi. Se c'è una cosa che ricordo perfettamente era proprio da parte dei metallari la garanzia che il carbonio potesse rispondere alle condizioni del veicolo nel tempo. Pensate che gli aerei durano 25 anni. Il 787 ha cominciato la sua produzione nel 2005, siamo nel 2020 e le risposte le abbiamo già. So we started working with carbon fiber composites back in 1995 for our first prototype car. The first parts was the bodywork of the car and the floor of the car, which was a carbon fiber aluminium sandwich. And we quite quickly learned how to experiment and play with this material. We were quite young persons and a young company and tried to come up with new ideas how to use it. And there was not a lot of information around either how to work with these materials. So we learned by doing and playing with the material, we can say, and get to understand what the pros and cons are of carbon fiber and composites in general. Dal mondo delle competizioni alle supercar, sempre più abbiamo delle supercar che utilizzano i materiali compositi, ma questo lo vediamo anche nella vita di tutti i giorni. Stiamo facendo treni in materiali compositi, ci sono gli aerei. Anche nel mondo industriale, per esempio, alcuni bracci per la movimentazione, per esempio del packaging delle macchine dell'imbottigliamento, riducendo il peso, diminuisco l'inerzia e aumento la velocità con cui la macchina lavora. Quindi è un sistema, quello dei materiali compositi, che sta diventando sempre più importante nell'evoluzione industriale. Spesso nel settore auto si parla di progetti speciali, customizzati, perché il cliente ci chiede delle vere e proprie linee all'interno della propria produzione. Noi cerchiamo di utilizzare le tecnologie attualmente disponibili, che sono ovviamente i materiali preimpregnati, che sono quelli che si utilizzano per le piccole produzioni e anche attualmente per i nostri telai, che sono le più idonee per le quantità che facciamo noi, di vetture da competizioni, per le 20, 30, anche per i 40 pezzi all'anno. In 1997 we started to construct the first production car, which came out in the early 2000s, the CC8S. And that was very much a full carbon fiber construction from the ground up, with a carbon fiber monocoque and many other details in carbon fiber, like the seats, steering wheel, connecting rods for suspension and things like that. So more and more mechanical moving parts and structural parts became carbon fiber as well. Per noi non esiste una tecnologia predominante nei materiali compositi, per noi esiste il giusto modo di applicare la tecnologia, ma soprattutto scegliere il posto dove devi mettere quella tecnologia. A un certo punto arriviamo attorno agli anni 2000, dove ci ritroviamo praticamente ad aver raccolto il meglio di quello che è disponibile sul mercato, quantomeno italiano. Questo tipo di modello, questo tipo di esportazione all'estero ci rendiamo conto però che è difficile, in quanto chiaramente soprattutto il mercato tedesco tende in un qualche modo a preservare determinati concetti di strategia nel proprio ambito, quindi è poco disposta ad esportare tutti quelli che sono le richieste dei modelli e stampi per fusioni di parti motoristiche in una nazione come l'Italia. Anche sicuramente per motivi di riservatezza, per preservare quelli che sono chiaramente i nuovi progetti. E proprio a quel punto che decidiamo di percorrere un ramo parallelo dal punto di vista industriale che ci può consentire ugualmente di far crescere l'azienda con un prodotto differente. Disponendo già di clienti chiaramente molto risonanti, abbiamo notato che questi clienti utilizzano assieme chiaramente ad altre tecnologie dal punto di vista industriale, dal punto di vista tecnologico nell'ambito motoristico, incominciano anche a utilizzare tecnologie altrettanto innovative nell'uso dei materiali compositi per la creazione e il realizzo dei propri veicoli. Ed è proprio in quel momento che incominciamo a lavorare nella costruzione come modelleria di modelli e stampi ad uso specifico per materiali compositi, ma ancora di più nel 2007 andiamo a creare un nostro vero e proprio reparto di laminazione di parti in materiale composito. Audi Volkswagen
ha visto questo modello, lo promosse e consentì noi di portare avanti l'evoluzione e lo sviluppo di questa tecnologia per arrivare poi a quello che è stato finalmente, io chiamo, una rivoluzione epocale per l'azienda, perché ci consentirono di portare all'attenzione della nostra direzione tecnica la possibilità di generare il primo telaio di produzione per la Lamborghini Automobili. E qui gli elementi che furono scelti dalla direzione tecnica di quel periodo, rappresentata da Maurizio Reggiani, è stato veramente unica nel nostro vissuto, nel nostro trascorso di questa tecnologia evolutiva negli anni, perché fummo i primi a portare la monoscocca in carbonio di serie su un veicolo chiamato Super Sports Car. Quindi era veramente una grande sfida raggiungere dei target tecnico-qualitativi e soprattutto di performance a una realtà che doveva essere competitiva rispetto a quelli che erano i metalli chiamati alluminio o acciaio. Come le attività di ricerca le portavo avanti, diciamo, la sera o durante il weekend, spesso vedevo arrivare queste persone un sabato mattina con dei campioni di materiale da poter provare. E noi avevamo costruito con delle, si vedono ancora qua, delle attrezzature per provare i materiali. Ho consumato gli occhi con quel microscopio per guardare com'era il comportamento dei materiali, ad esempio dopo una prova di impatto o dopo essere stata a temperatura. Insomma, abbiamo fatto un'esperienza e pian pianino diventavamo sempre più amici di questi materiali. E questi signori erano fortemente incuriositi di quello che facevamo, al punto che ci portavano i materiali da testare. Non riuscivo a comprendere in quel momento lì perché tutti arrivavano con un materiale che era molto simile all'altro, no? Poi, oltre a questi materiali, poi abbiamo cominciato a costruire dei pezzi più grandi, con dimensioni più grandi. Mi ricordo che si usava anche molto il Kevlar in quel momento lì, anche con spessori abbastanza grossi, no? Ma ripeto, non capivo a che cosa servisse questo. Certo che era estremamente utile per noi, perché nel frattempo che facevamo quelle prove per loro, io le chiedevo se mi facevano un carbonio con una trama così, un materiale più drapabile. Insomma, approfittavo anche, diciamo, l'opportunità per farle fare dei campioni, no? Cioè, scambiavamo un po'. Alla fine poi ho capito che questi materiali erano per l'Eurofighter, e poi abbiamo, diciamo, lavorato veramente tanto facendo già anche dei campioni esattamente come era l'Eurofighter, che poi sono andato a vedere alla legna e sono andato a vedere come veniva in qualche modo assemblato questo. Perciò è stata molto molto interessante questa esperienza. E poi nel 2007 abbiamo creato un primo nucleo di quello che sarebbe poi diventato il laboratorio di Lamborghini all'interno dell'Università di Washington, dove venivano delegati alcuni aspetti fondamentali di sviluppo per la tecnologia out of the clave in RTM, che sarebbe poi stata la base della monoscocca della futura Aventador. L'anno successivo, 2008, abbiamo siglato il primo accordo di collaborazione con la Boeing per studiare il comportamento a crash del materiale composito e della monoscocca dell'Aventador. E non dimentichiamo poi che per la prima volta nel mondo automotive la Lamborghini inizia ad implementare le tecnologie, i processi e i metodi di simulazione e caratterizzazione propri dell'aeronautica e dell'aerospace. Quindi cominciamo a lavorare sia per Ferrari che per Ducati, quindi facciamo sia attività su Formula 1 che attività su MotoGP, con prodotti realizzati in fibra di carbonio. E poi a un certo punto abbiamo incominciato a lavorare anche sulle attività trasferite ai prodotti stradali, con ulteriori problematiche, che un particolare stradale necessita anche di pezzi di ricambio, oltre che di gran numero di pezzi da svilupparsi. E da qui ti attrezzi ancora ulteriormente con macchine a controllo numerico che permettono di lavorare i tuoi prodotti praticamente identici uno all'altro. Il prodotto di serie è un prodotto difficile da realizzarsi da un punto di vista prettamente economico, perché il prodotto di serie chiaramente ha dei costi che sono differenti da un prodotto che veniva realizzato per il racing. Parliamo di attività di natura prettamente industriale, quindi con tutta una serie di procedure che devi rispettare, che partono dalla progettazione fino a portarsi
alla produzione stessa degli elementi, tenendo conto, diciamo, che lo scarto deve essere ridotto ai minimi termini. Tutti questi elementi abbinati ad investimenti che devi per forza realizzare, ad esempio in macchine a controllo numerico che permettono di velocizzare quantomeno tutti gli aspetti della lavorazione e di rifilatura degli elementi stessi in fibra di carbonio, hanno portato ad essere vincenti sul mercato la nostra azienda. Quindi mentre il campo nazionale nelle tendenze continuava nell'ambito dei processi in autoclave, l'Europa si spostò più verso le tecnologie del mass volume production, gli Stati Uniti sono sempre stati un po' grande riflettore dell'ambiente aerospace, vedi Boeing, vedi NASA, vedi tutti i programmi diciamo legati al mondo degli aerei. Poi infine arriva il Giappone, che per noi è sempre stato fonte fondamentale per rintracciare tutti quei materiali che approcciano i materiali compositi con quello che si chiama fibra di carbonio. Quindi non è un caso la maggior parte e la maggior quantità di nascita della materia prima proviene dal Giappone. Eseguendo in precedenza come core business attività legate al mondo motoristico, laddove regna assolutamente quello che è un concetto di precisione, un concetto di analisi di montaggio, perfezione nell'assemblaggio dei componenti, nello stesso modo applichi gli stessi concetti anche sui materiali compositi, ti ritrovi ad avere una perfezione ben differente da quella che è un concetto di lavorazione su materiali compositi artigianale, come ancora tutt'oggi viene sviluppata da tante aziende che sono limitate nel rifilare per dire i propri pezzi manualmente, che non sanno ancora bene come si costituisce quello che è un assemblaggio di un componente su un veicolo e quant'altro. Noi nella nostra azienda ad oggi riusciamo praticamente a contemplare tutte, e dico tutte, le attività di processo industriale nell'assemblaggio di un'auto, dalla progettazione allo sviluppo di un modello, allo sviluppo di uno stampo, alla realizzazione di particolari sia in preimpregnato che impressa in materiale composito, alla successiva lavorazione meccanica, alla successiva rifinitura e verniciatura del componente e al conseguente addirittura montaggio del componente sul veicolo. Tutto ciò fa sì che CPC ad oggi può essere definibile più che un fornitore, un vero e proprio system supplier, e questa situazione la rende ad oggi veramente unica. Allora, uno dei problemi che abbiamo dovuto affrontare all'inizio è il tema dei costi, perché questi materiali appunto venivano prevalentemente utilizzati in campi dove si faceva poca attenzione al costo. Prima la lavorazione era prevalentemente una lavorazione manuale, quando invece oggi questa tecnologia viene utilizzata con lo stampaggio o con l'RTM o con altre forme che hanno consentito di raggiungere componenti con un'elevata qualità sia dal punto di vista tecnico che anche per quanto riguarda le finiture e a dei costi, diciamo, molto più sostenibili. We got to understand the properties very well and started to do even wheels out of carbon fiber about 10 years ago. We had the world's first series-produced carbon fiber wheel in production. We still have this wheel in production today in various forms. And there we patented a way how to make hollow structures in carbon fiber in one shot that we use to make the carbon fiber wheel spokes hollow. So still today, this technology, even though other car manufacturers and wheel manufacturers are making carbon fiber wheels, ours are still the strongest and lightest in the marketplace. As a company, I think we have a very holistic point of view of how to use carbon fiber and where it makes sense and where it does not make sense as well. For example, if you have a very complex area with many mechanical fasteners and so on in a small space, it usually, you need so many metal inserts and so on to make the carbon fiber work that it almost doesn't make sense having it. Carbon fiber is the strongest material if you use it correctly, but it does not, for example, like high point loads. You always have to spread the load into the material.
And for example, our carbon fiber wheels are the only wheels on the market today in carbon fiber that does not have any metal inserts at all. It's just a pure hollow carbon fiber product that we can clamp with our central wheel locking nut without any metal inserts whatsoever. So it's a very, very pure product in that sense, and in a way simple. Bisogna sempre riconoscere quello che hanno fatto gli altri, che hanno dato un contributo, che hanno aumentato la cultura in qualsiasi campo, no? Noi italiani, ancora peggio gli argentini, siamo esperti in dimenticare la storia, però un'azienda che ha dato un enorme contributo al mondo dei materiali compositi è stata la TR. La TR credo che sia stata l'azienda che più cose ha fatto nel mondo dei materiali compositi. Magari oggi non ha più quella forza, quella energia che aveva un tempo, ma le cose più evolute sono state fatte da loro su tanti campi. Noi ci siamo specializzati nell'automobile, poi i nostri materiali vengono utilizzati un po' dappertutto, però loro hanno fatto tante cose in altri settori. Negli anni 2000 ci accorgiamo che il mondo industriale, soprattutto dell'automotive, si sta spostando verso un concetto di interesse nuovo e innovativo: l'utilizzo del materiale composite, quindi la fibra di carbonio, nel campo dell'automotive. Fino a quel momento era utilizzata praticamente quasi unicamente nell'aerospaziale. Gli inglesi portano questi prodotti direttamente sui veicoli da gara, quindi sulle macchine da Formula 1. Quindi vediamo questo sviluppo e questa tendenza sempre più prossima a svilupparsi sulle auto stradali. Da qui ad oggi tante belle soddisfazioni. È una cosa in assoluto. CPC ha proprio il mercato più importante, guarda caso, proprio in Inghilterra. I've always been a composites person, if you like, from 1974. All my life I've thought there must be a way of bringing Formula One technology rather than the materials, the technology of, a honeycomb, two thin skins with a honeycomb in the middle or a sandwich in the middle, which gives the Formula One cars the strength and the lightweight, bringing that technology to the everyday motorist, to the road. And for years while I was at McLaren, I was turning over in my mind how that could be done to get the cost out of it, to get the production time out of it, and to make it more accessible for the cars that we all drive. And that turned into iStream. And I developed that idea at McLaren. McLaren weren't particularly interested in going into mass production, so I left McLaren around 2004 and set up Gordon Murray Design in 2007 to develop and industrialize iStream. And what iStream is absolutely Formula One technology, but it uses lower cost materials. And instead of 3 hours to make a panel, we can make it in less than 100 seconds. So now we've got a bonded structure using lightweight composites with all the safety and the stiffness benefits and the reduction in investment benefits that's available for all of us. I think McLaren as a company have made some brilliant material. I'm very proud of what I started in 1990, and I think they've made some brilliant motor cars. I've driven all the latest supercars, and something like the 720S is a phenomenal motor car with its capability, let's say. So on a track and on the road, I've driven both. I've driven them on a track and the road. And the 720S is probably typical of all the cars people are making now. And there's this move to hybridization. And they are fantastically capable motor cars. The current crop from Ferrari, Aston Martin, McLaren, all those, Porsche. However, they do fly in the face of what we represent in Gordon Murray Automotive, because they're all getting more complicated, heavier, and they have more and more, let's say, systems on them that interfere with the driving interface, the human-machine interface. And that's what the F1 didn't do. You drive an F1 and you know you're driving a sports car, and it won't drive itself for you. A lot of the modern cars now, you feel like anybody could drive them quickly because they've got all these electronic systems and hydraulic systems and roll compensation and traction control and all this stuff. So they're extremely capable cars, but they don't have a lot of soul. Il vedere a Ginevra, al Salone, togliere il velo alla McLaren Senna, vi posso garantire che è stata un'emozione unica. È stata quell'emozione che, vi devo confessare, una piccola lacrima me l'ha fatta sporgere sul viso. Perché nel 1990 realizzare un motore per l'allora Lamborghini Chrysler da Formula 1, quindi l'ultimo motore sviluppato
da un certo Mauro Forghieri, quando uscì da Ferrari e fece un motore alternativo al motore Ferrari Formula 1, e questo motore venne provato da un certo Ayrton Senna su una McLaren, oggi il vedere McLaren che dedica una sua vettura, chiamandola McLaren Senna, e vederla praticamente rivestita con tutti i pezzi realizzati dal CPC, veramente ci dà un orgoglio incredibile, perché è il chiudere un anello che praticamente è durato qualche cosa come 30 anni. Ripeto, nel 90 facciamo il motore da Formula 1 provato da Ayrton Senna e dopo 30 anni facciamo una McLaren che si chiama McLaren Senna con i pezzi CPC. Questo per noi è veramente tanto orgoglio. Mauro Forghieri è stata un'altra, delle avventure straordinarie, perché sui materiali compositi, sulla tecnologia, ci ha dato modo negli anni 90 di portare allo sviluppo di un veicolo elettrico dove ancora una volta i compositi facevano da protagonisti. Era un veicolo sviluppato con i materiali compositi su base fibra di vetro, ma ne rappresentò quel periodo un'ulteriore esperienza veramente straordinaria, fatta con la direzione tecnica di Mauro Forghieri, che proveniva dalla Lambo Formula 1 e ci raggiunse per poter dare questo sviluppo di questo prodotto, che era semplicemente un dimostratore con un motore elettrico molto particolare, che però ebbe veramente un'altra esperienza evolutiva nel campo dei compositi. L'evento anche delle macchine elettriche, che ha come un po' controindicazione il tema del peso, perché vediamo, no, che le macchine elettriche piuttosto che le macchine ibride sono molto pesanti. Credo che i materiali compositi siano un'alternativa interessante. We are all about pushing the limits and raising the bar and getting more and more performance. And I think in automotive today it's impossible to do that without composites. So our new car, the C2, which is the most powerful car ever produced, regardless if combustion engine or electric, so 1,900 horsepower. It has a lot of specific things, and we started to design it absolutely from ground up. And the key component we designed it around, and we designed together with the whole project, was the monocoque. And it's the biggest carbon fiber piece in the industry, and it's the stiffest chassis ever made for a car. It's 80,000 Newton meters per degree. The battery pack is also the whole structure of the battery is also composite, fully integrated together with the monocoque. So by integrating several components into another and helping each other structurally, so the battery contributes to the structure of the monocoque and so on, I think this gives lots of opportunities. And having had our previous model as a welded structure, it now shows us how much more flexibility and integration we can do with the composite structure. And then the rest of the car, pretty much the whole exterior and interior, is also carbon fiber. So the car has a very, very high content of composites. And we use it also for not only the structure of the vehicle, but also for the electrical components. So you will find composites in our power distribution unit, in our inverter even. So we try to incorporate it in many aspects of the vehicle. Penso che ci sarà uno sviluppo, ma lo stiamo vedendo, ed è molto importante che anche in questa zona, in questa Motor Valley, dove prima si pensava solo ai motori, c'è arrivata la cultura del telaio, la cultura della dinamica dell'automobile, adesso la parte dei compositi sia diventata veramente molto forte, con queste tante realtà piccole o grandi, e che stanno dando un contributo molto interessante al mondo dei compositi. In un qualche modo viviamo anche proprio di sensazioni, viviamo anche proprio di soddisfazioni che sono al di là di quello che è un contesto economico e di un risultato economico. Noi nella nostra azienda viviamo la passione, viviamo quello che è l'emozione che ci viene data da un lavoro che facciamo veramente con tanto spirito di collaborazione tra noi, e che alla fine il risultato non fa nient'altro che premiare quello che è tutto questo spirito stesso. Prima una supercar veniva fatta solo ed esclusivamente dall'uomo, non dalla donna. Perché? Perché modellare una lamiera, saldare i telai, insomma era una operazione tipicamente maschile. Con l'evento dei materiali compositi
Oggi le donne riescono a fare una Ferrari di Formula 1, riescono a fare un telaio di una nostra macchina, cioè la donna è entrata fortemente a poter realizzare con le sue mani queste vetture, e quello è un evento veramente molto positivo. Quando incominciai in Lamborghini, quando spingevo il fatto di che bisognava andare avanti con i materiali compositi e avevo bisogno di personale all'interno dell'area per poter portare avanti questo, ho fatto una scelta e ho scelto delle donne per portare avanti questa attività, e veramente sono molto felice perché era un momento difficile, quello era un territorio dove c'era molta manifattura di abbigliamento che però aveva perso molto in quel periodo lì, perciò il fatto di riprendere queste donne che magari facevano dei vestiti e poi facevano il paraurto della Diablo piuttosto che un cofano è stata una cosa carina, ecco. Luigi Marmiroli e Gianfranco Venturelli hanno rappresentato per noi due grandi sponsor per, diciamo, l'evoluzione della direzione Lamborghini dopo Alfieri. Mentre Marmiroli era giustamente quello più legato alla tecnica, il Gianfranco Venturelli è stato per noi l'uomo dell'industria, l'uomo che proveniva dalla Ferrari, l'uomo che a quel momento ci aiutò a portare delle regole per aiutarci anche a migliorare quello che era l'aspetto della grande artigianalità per arrivare un po' più verso l'industria e il miglioramento dei processi. Di Venturelli ricordo un qualcosa di molto simpatico perché lui come direttore industriale non aveva l'abitudine di entrare all'ingresso delle maestranze e quindi dove entravano i dirigenti, ma bensì entrava dalla linea della lastratura, tutte le mattine. Eravamo a ridosso del Natale, l'azienda viveva il Natale con i dipendenti in un modo molto diverso da quello che si vive oggi e c'era una tradizione molto particolare che era quella di preparare in ogni reparto quello che era l'evento celebrativo del Natale, no? Prima della chiusura aziendale. E quella mattina che entrò Venturelli in cui i preparativi erano in corso, ricordo che il passo cambiò completamente perché mentre essere molto veloce nel suo ingresso a un certo punto si fermò per il semplice motivo che l'odore che si sentiva nell'area lastratura e compositi non era il solito che lui era abituato a sentire, tant'è che tornò indietro per capire da dove provenisse questo odore e trovò semplicemente le lampade che noi utilizzavamo per reticolare i materiali compositi una sopra l'altra, con due lamiere che giustamente ci avevano gentilmente prestato i colleghi della lastratura e sotto stavamo testando la cottura del cotechino. Quindi in quel momento ricordo solo che Venturelli giustamente faceva in quei periodi i test su strada e quindi si fermava debitamente per fare quelli che erano gli assaggi se il cotechino era buono oppure no per la celebrazione. Ma uno dei segreti del successo dei automobili Lamborghini da quando siamo diventati parte del gruppo Volkswagen nel 1998 tramite Audi è la nostra autonomia. Da un lato abbiamo potuto beneficiare di altissimi standard di qualità e dell'elevata forza economica del gruppo, che sono ovviamente fondamentali nel settore automobilistico. Però dall'altro siamo un'azienda a 360 gradi, con i nostri 1800 dipendenti a Sant'Agata Bolognese facciamo tutto in-house, design, ricerca e sviluppo, assemblaggio e qualità. Questa è la ricetta per rimanere con la nostra identità ed essere italiani. So I think we have found ways to really take advantage of composites and carbon fibers in interesting ways that make our cars very competitive. What we also did since 6-7 years ago was to use carbon fiber as flexible aerodynamic elements underneath the car. So we have actuators actually bending, let's say, carbon fiber plates under the car without any hinges and so on. And we have a fun kind of story around these, that these aerodynamic flaps, they weigh less than if they did not exist, because they are actually cutouts. So we create the flap by removing material. We make a U cutout, so we can bend the plate, and the function is created by removing material. And as carbon fiber, if you don't overstress it or overbend it, it basically has no fatigue. It's a very safe, efficient, lightweight, simplistic, pure construction again. Well, obviously, composites in the way we do it, like prepreg, limits you to low volume manufacturing. But when you compare investment towards component cost,
the investment is relatively low with relatively high component costs. And of course, depending on the number of units you produce, there is a sweet spot where it makes sense. So we are still in that range where it makes sense to have pre-pack production, so relatively low upfront investment cost. And with the machines we have and with the equipment we have and software tools and so on, it's actually great for us because we use the same equipment to do the positive models, sometimes even direct molds if it's a simpler component. We make the parts and then we use the same machine to trim the part, to make holes or cut it or whatever. Then if the parts are combined, glued together, whatever, we use again the same machines to trim. So it gives us a lot of flexibility, and the great thing for us is we can design it today and tomorrow we can already have the mold, and 2 days later we can already have the part. So it's a super fast process. We can do everything under one roof. So that's a big plus for us. In questi 35 anni abbiamo avuto la fortuna di poter approfondire tecnologie che partissero dal mondo della Formula 1, quindi preimpregnati con autoclave. Abbiamo avuto i trascorsi di sviluppo legati a quelle che erano le infusioni, le iniezioni, quindi i resin transfer molding di queste tecnologie che hanno fatto la differenza negli ambiti del mass volume production. Quindi mentre l'Italia si esibiva nella Formula 1 con le tecnologie del preimpregnato, noi abbiamo sempre cercato quello che poteva fare la differenza. E per fare la differenza siamo riusciti a raggiungere un sviluppo veramente evolutivo che è stato quello della Sesto Elemento. Cito la Sesto Elemento perché per noi nel 2010 è stato veramente un passo importante nell'ambito delle fibre discontinue, anziché solo fermarci nell'ambito delle fibre continue, perché in questa circostanza abbiamo raggiunto dei livelli veramente impressionanti per quanto riguarda le performance di un veicolo realizzato con questa nuova opportunità, che ci ha fatto dare la giusta interpretazione in quel motto che per noi è rimasto un'icona, right technology in right place. Ma il mondo dei materiali compositi è un settore in continua evoluzione e la loro applicazione offre sempre nuove spinte innovative che sino a ieri non si pensavano fossero possibili. E la scelta della giusta tecnologia è quindi molto legata alla specifica applicazione e alle sue esigenze tecniche ed economiche. Sicuramente noi quando abbiamo cominciato a lavorare sulla stradale avevamo bisogno di avere una macchina che avesse le prestazioni di una macchina da competizione portata sulla strada, e questo chiaramente ci ha imposto anche l'utilizzo di strumentazione, come vediamo qua una fresa che sta facendo le lavorazioni della nostra monoscocca, che è il cuore della macchina, che aveva bisogno di avere delle caratteristiche molto particolari. Innanzitutto, lavorando la fibra di carbonio c'è bisogno anche di sistemi di aspirazione e di gestione della fibra che non sono così banali. La seconda cosa è la precisione, che comunque devo mantenere anche su questo tipo di macchina, e la terza, che forse quello che ci ha fatto scegliere questo tipo di macchina, è la versatilità, cioè il fatto di poter cambiare utensili in maniera molto semplice, che permettono ai nostri operatori di ridurre in maniera considerevole il ciclo macchina con cui noi facciamo le lavorazioni, perché molto spesso dobbiamo aprire, cambiare gli utensili, rimettere su quelli vecchi e anche girare la monoscocca per poter fare le lavorazioni. In questo caso siamo riusciti a ridurre di circa il 40% i tempi di lavorazione della macchina. Noi per fare una monoscocca ci mettiamo qualche settimana in una macchina da competizione, e quindi ci sono tutta la serie di lavorazioni che vengono fatte in fresa, che devono essere perfettamente incastrate con le lavorazioni successive, che sono essenzialmente di incollaggio. Ed è chiaro che quando vado ad incollare degli elementi la precisione deve essere massima per poter trovare gli incastri giusti, perché nel composito usiamo esclusivamente incollaggi. Grazie alle tecnologie che abbiamo installato nel nostro stabilimento e che sono disponibili oggi, siamo in grado di produrre una scocca intera della Ventador con un processo industriale. Per industriale per Lamborghini si intende un mix di artigianalità e di alta tecnologia, e in poco più di 100 ore di lavorazione siamo in grado di ottenere una scocca completa di una Ventador pronta per essere verniciata, assemblata e poi essere consegnata al cliente. E di queste siamo in grado di produrne fino a 6 al giorno. Quindi tutte queste tecnologie, soprattutto dello stampaggio, non dico che ci sono familiari, ma cerchiamo di farlo sempre di più e di utilizzarlo anche
per numeri che magari non rappresentano un vantaggio economico, ma che ti danno un vantaggio dal punto di vista della conoscenza. Per esempio adesso i musetti e la parte posteriore di assorbimento d'urto le facciamo con tecnologie di stampaggio, perché ci permettono di capire meglio, ci permettono magari di proporre delle soluzioni interessanti per i nostri clienti e che sono certamente vantaggiosi per i numeri più importanti. La stessa cosa stiamo imparando in un modo incredibile, che non c'è più il tessuto di carbonio impregnato in una certa resina, ma che ci sono decine di tipi di carbonio, decine di resine e decine di altri materiali che non sono carbonio ma sono altri tipi di materiali di fibra che possono essere utilizzati. Quindi è un mondo di grande apprendimento, dove fai una certa soluzione quando devi assorbire degli urti, devi fare una certa soluzione quando devi privilegiare la rigidezza, un'altra soluzione quando devi privilegiare la resistenza. Insomma è diventato un mondo complesso dove ci sono degli specialisti che stanno fortunatamente imparando bene, dove siamo anche fortunati, dove in Italia ci sono diverse aziende che stanno facendo questo lavoro ad un livello incredibilmente alto. Insomma. Già nel 2008 ci siamo cimentati nella produzione dei particolari, per dire, della 1098 Ducati, che ha avuto sicuramente un gran bel successo, come pure della Desmo 16 stradale. Quindi abbiamo realizzato veramente tante parti in materiale composito anche per il due ruote. Per il quattro ruote in quel periodo avevamo realizzato tante belle cose anche per i francesi di Citroën, nel momento in cui andarono ad omologare la Citroën DS per quello che era il campionato del mondo rally e necessitava appunto di 7.000 veicoli praticamente stradali a mo' di omologazione del progetto stesso. Quindi parliamo letteralmente di produzioni anche numericamente abbastanza elevate. Chiaramente sì, con degli spazi, con le assunzioni dipendenti, ma soprattutto con tecnologie applicate nuove e innovative, quindi chiaramente nelle macchine utensili sempre più performanti, sempre più veloci e sempre più precise. Cominciamo a lavorare anche sui materiali strutturali. Cosa intendiamo per materiali strutturali? Intendiamo quei materiali che vanno ad arricchire, per dire, un telaio in materiale composito. Un telaio di un veicolo non è soltanto il telaio, ma può essere anche il window surround, il tetto. Questo tipo di richiesta fa sì che CPC incomincia a lavorare anche con i materiali compositi a fibra corta. Inizia ad utilizzare anche le presse, con quello che è il principio del compression molding nello stampaggio in pressa del materiale composito. Qui ancora di più necessiti poi di macchine utensili ancora più performanti dal punto di vista della assoluta precisione sul particolare stesso che vai a lavorare. E quindi qui cosa fai? Chiedi al tuo amico fornitore di macchine utensili di adeguarsi e di darti questo tipo di applicazione con delle macchine utensili più robuste e più precise verso le strade del futuro. E qui dobbiamo dire, fino ad oggi siamo messi in questo modo, ma domani a cosa dobbiamo pensare? Dovremo pensare ad autoveicoli, soprattutto ibridi, e quindi che dovranno praticamente caricare due motorizzazioni, una elettrica e una endotermica. Dovranno caricare sullo stesso veicolo anche delle batterie per dare autonomia al veicolo stesso, e quindi tutto sommato, dal punto di vista tecnologico, avranno necessità di caricare del peso sul veicolo. E il nostro compito quale sarà? Quello di alleggerire il veicolo. Con l'utilizzo del materiale composito il gioco è fatto. Weight is becoming very important, of course, weight efficiency and range and so on. So I think composites have an important role in that to play. But I think it will still take some time until composites can be applied to really the mass market, just because of cost, and current production methodologies are well known. And I see innovation happening more currently on the different use cases of the cars. But I think composites have another advantage, is that you can be faster and cheaper in terms of with more models. So if you look back like a few decades ago, a company like BMW had a 3 Series, 5 Series, 7 Series. That was it. Today they have so many models that like even I as a car guy can't follow it anymore. So the car industry wants more and more variety. They want more models to fill all the niches, and it's expensive to do that in the current production methodology. So I think composites also have an opportunity there to allow for more customization and for a lower cost development of models and niches. La tecnologia penso che ha
soltanto da progredire, la conoscenza è aumentata appunto tantissimo perché gli investimenti sono superiori in ogni campo. Noi ad esempio abbiamo fatto un interno per la ELA319 Neo per Airbus. In questo interno, utilizzando i nostri materiali, noi abbiamo 40 materiali che sono di nostra proprietà. Comunque, utilizzando questi materiali abbiamo tolto 1 tonnellata di peso, che vuol dire un'ora in più di volo, vuol dire 1000 kg in meno al decollo, insomma vuol dire tanto. In poche parole noi riusciamo a sopperire all'aumento del peso tecnologico diminuendo il peso del veicolo. E questa è la scelta del futuro e la vediamo questa scelta applicata sempre più. In questo momento stiamo lavorando su progetti del futuro che vi garantisco sono veramente molto avveniristici. Stiamo lavorando su vetture addirittura a guida autonoma che non hanno neppure il piantone nello sterzo perché non hanno il volante, in quanto sono teleguidate direttamente da quello che è un sistema satellitare. Questo tipo di prodotto è attualmente identificato in un progetto che vede l'intero veicolo in materiale composito. La collaborazione con Boeing ha portato inoltre allo sviluppo di una tecnologia sviluppata per noi del Forged Composite per l'applicazione in classe A, tanto presente oggi nelle nostre vetture, e anche alla strategia del repair di strutture in composito che ci ha permesso di ottenere la certificazione TÜV, garantendo così la nostra elevata competenza verso il cliente finale. Nessuno nel mondo automotive aveva mai raggiunto questo traguardo. È bellissimo quello che sta vivendo in questi ultimi tempi la Lamborghini Automobili, una sperimentazione sulla Stazione Spaziale Internazionale in orbita, in condizioni ambientali veramente estreme. Il nostro composito è là che stiamo cercando di provare e testarlo contro qualsiasi condizione molto differente rispetto all'ambiente terrestre, di cui siamo veramente molto curiosi di capire che cosa ne uscirà. Senza parlare poi di quelle altre applicazioni legate, per dire, alle macchine, chiamiamole così, volanti, così come le chiamano. La macchina volante, lo dice lei stesso, se è una macchina volante, soprattutto sarà una macchina leggera. E quindi anche qua siamo impegnati in un progetto di questo tipo e il nostro sforzo è soltanto quello di risparmiare peso da applicare sul veicolo stesso. I think one of the unique things that we do here, it's pretty similar, I guess, to Formula One teams. They do it in a similar way, to control the whole process under one roof. So it starts with a blank sheet of paper, depending which part we are talking about. Then let's say if it's an exterior part of the car, we have the designers doing some sketches, design directions, and so on. That gets translated into 3D models. The 3D models get improved with loops and loops of improvements, with aerodynamics, with simulations for crash, for, I don't know, production, and so on. Then when the part is frozen, you do the A-class surfacing, and after that you design the tooling. So it goes from design to engineering, loops and loops, then it goes to tooling development. The guys in tooling development develop the tool, and if necessary, some jigs, some fixtures for the part to make sure that it fits, or to combine it with other parts and so on. Then it goes to the chem guys to convert the tool design into a pattern for the tool, for the CNC machine, to make a positive or negative mold. So the whole process before we start milling is happening under the same roof and integrated together, which makes it very, I think, flexible and gives you room for innovation. Because the guys who develop the battery can go to the guys who develop the tools, can go to the guys who are making the composite parts or the machining, so they can understand how to use it and so on. So I think that's very important, and the tools we have enable us to do this, because we don't need 5 machines to do the job. We need 1 machine to do the positive molds in aluminum, the negative molds in resin material, jigs, and later also to trim the parts. So this gives us a lot of flexibility to be fast and have a very fast turnaround time. Le principali fasi di lavorazione della scocca partono dalla materia prima, che è un preimpregnato in un caso, nel caso del tetto,
oppure un materiale secco che poi viene iniettato, quindi il processo si chiama RTM, Resin Transfer Molding, nel caso della vasca. La prima fase è una laminazione di questo materiale all'interno degli stampi che sono realizzati essi stessi in carbonio e realizzati in Lamborghini. Poi c'è la cottura, nel caso del preimpregnato la cottura avviene in autoclave con un ciclo di circa 3 ore a 140 gradi di temperatura. Nel caso invece dell'iniezione, in un forno a 100 gradi avviene prima l'iniezione e poi la cottura del materiale. Quindi il materiale polimerizza e quindi il materiale composito poi si presenta per le caratteristiche sue, quindi basso peso e alta resistenza. Materiale composito, per intenderci, significa un mix di fibra di carbonio e di resina, e da cui appunto il nome composito. Una volta realizzati quindi i manufatti principali, e questa è diciamo la tecnologia cardine del carbonio, segue poi la lavorazione. Questa è una fase estremamente importante e qua si utilizza automazione, quindi questa è la fase dove effettivamente interviene l'automazione, quindi i manufatti grezzi ottenuti dagli stampaggi vengono poi lavorati all'interno di macchine utensili e nel caso dell'ultimo impianto che abbiamo introdotto, nel caso di un robot di lavorazione, e avvengono qui tutte le lavorazioni, fresature, contornature, smerigliature, forature, maschiature, tutte le tipiche lavorazioni con una caratteristica che per noi è fondamentale della massima precisione, diverse ore di lavorazione perché sono diversi i componenti che vengono lavorati individualmente, quindi il tetto, la vasca, altri elementi interni e rinforzi, quindi tutta una serie di componenti che poi passano, una volta deliberati e prodotti e lavorati e finiti, da una fase di incollaggio dove essenzialmente vengono composti gli elementi, in particolare un incollaggio strutturale fondamentale che è quello del tetto sulla vasca, quindi sono due poi alla fine gli elementi fondamentali che caratterizzano la scocca, e quindi qua si crea la monoscocca completa. L'ultima fase, una volta appunto prodotta e deliberata la monoscocca, è quella dell'assemblaggio, la lastratura della vettura, quindi l'assemblaggio delle parti di carrozzeria, telaio anteriore, telaio posteriore e tutte le parti estetiche di carrozzeria, quelle diciamo che sono in vista nella vettura, quindi portiere, cofani anteriori, posteriori, parafanghi, e infine la delibera dimensionale, la delibera qualitativa e la delibera diciamo della scocca completa, che poi è pronta per essere verniciata e quindi poi montata nell'assemblaggio produttivo. In our development and production process, we are using CNC machines with our suppliers, but also soon here in the factory to make things smoother from a logistic perspective. We're also using a lot of 3D printing, metal and polymers and plastics. We have actually a lot of 3D printed parts in the car. As in low volume, it can make more sense to make a 3D printed structure for example, interior, rather than injection molding nylon or something like that, because that tool is so expensive, and for maybe 100 or 200 cars, it's actually cheaper to 3D print, and it also gives us total flexibility from one car to another to improve and adjust with extremely little tooling cost. This also goes for machine parts, of course. So we do much more machined and 3D printed parts than tool parts apart from the carbon fiber, which lends itself to tooling in itself. But then you can also post machine the carbon, of course, in a CNC machine. The upside of 3D printing when it comes to these panels and structures and vents and so on is that not only are they more flexible and cheaper in low volume production, but you can make hollow structures with webbing inside that would be impossible to injection mold or cast or so on. So it also gives better performance. We get a lighter car and we can be more customer oriented and fulfill our customers' dreams quicker and easier than otherwise. Lo sviluppo dei materiali compositi è alla base dei prodotti che hanno caratterizzato la storia Lamborghini, ma lo sarà altrettanto nei prodotti che caratterizzeranno il futuro di Lamborghini. Le nostre competenze, le nostre risorse, le nostre qualità in quest'area di eccellenza rappresenteranno ancora di più un elemento di distinzione rispetto ad altri brand, un elemento che ci rende orgogliosi di quello che siamo stati in grado di costruire qui a Sant'Agata Bolognese. Negli anni
abbiamo anche perseguito una fidelizzazione vera e propria nei confronti dei nostri fornitori. Sono stati tutti scelti, ben selezionati, ma oggi sono dei partner insostituibili, perché giustamente hanno permesso all'azienda di crescere, hanno permesso all'azienda di avere un successo e loro stessi devono godere dello stesso successo conseguito da CPC. Li riteniamo parte fondamentale dell'azienda stessa. Io mi sento fortunato a poter guidare questa azienda perché mi permette di conciliare la mia grande passione che ho da quando sono ragazzino, ricordo i primi Gran Premi che guardavo ai tempi di Peterson e Villeneuve, con la realtà aziendale e col mercato della nostra azienda. La nostra azienda è molto attiva nel settore del motorsport, la mia passione, come tantissimi ragazzini ai tempi amavano la Formula 1, e ogni giorno riesco a coltivare la mia passione perché i clienti spesso sono coinvolti a loro stessi nella ricerca della velocità, nella prestazione, e noi di riflesso dobbiamo produrre macchine sempre più prestazionali, sempre più affidabili per aiutare i nostri clienti a raggiungere il loro risultato. Se nel nostro piccolo abbiamo dato un contributo, mi fa piacere e felicità oggi vedere che il tutto poi si è sviluppato anche grazie al talento di tanta altra gente che ha continuato poi questo percorso. L'azienda CPC in questi anni ha perseguito anche quello che è, chiamiamolo così, il piacere di cercare di far lavorare come propri fornitori, soprattutto aziende italiane. Cioè questo è un qualcosa al quale tengo veramente tanto, perché se non incominciamo a fare un po' di filiera d'aziende, se non incominciamo a muoverci nel modo dovuto, perdiamo quello che è un interesse addirittura della nazione, cioè perdiamo occupazione, perdiamo quelli che sono dei presupposti sani. Cioè noi italiani siamo non bravi, siamo bravissimi, magari siamo un po' slegati, sarebbe opportuno che fossimo un pochino più legati tra noi, quindi se possiamo cerchiamo comunque di farli lavorare anche gli italiani al nostro fianco, perché vi garantisco che come gli italiani gli altri non sono. Cioè la nostra arma vincente è sicuramente la flessibilità, il poter dialogare, il poter capire, il poter modificarci in funzione di quelle che sono delle esigenze. Questo è quello che ci contraddistingue all'estero, nell'accattivare i clienti esteri. Però dobbiamo fare questo sfruttando ancora di più quello che è il nostro sistema interno, che oggi è un po' slegato. La nostra azienda è una realtà fondamentalmente locale, con una forte radicalizzazione nel territorio. La maggior parte dei nostri collaboratori o vengono in bicicletta o da paesi molto vicini, e ricevere visite da prestigiose aziende straniere, grosse aziende aeronautiche americane o russe o aziende automobilistiche tedesche è una cosa molto gratificante per tutte le persone che lavorano in azienda, non solo per il sottoscritto. Io mi auguro veramente di vedere aziende italiane che collaborano molto di più tra loro, perché se così sarà diventeremo un'altra volta, dico un'altra volta perché oggi purtroppo non lo siamo, una vera grossa potenza economica. Ragazzi, siete veramente una bella storia.
perché quando mi avete raccontato che venite tutte e tre dall'Aquila, avete alla base il vero valore che lega le persone, cioè l'amicizia, avete una passione che vi lega, io posso solo dirvi veramente in bocca al lupo di raggiungere tutti i vostri sogni e continuate così.